Bentornati! Io sono Kiki e nel video di oggi vi mostro un'idea semplice per creare un'illuminazione laterale sulle miniature per rendere il risultato più interessante rispetto alla classica luce dall'alto. Come modello userò questo mezzo busto nanico che abbiamo dipinto in live qualche tempo fa. Se volete raggiungermi anche lì vi lascio il link in descrizione, come anche al sito di Terreo Stili, sul quale potete trovare questo modello e molti altri. Spesso fare una semplice piccola modifica all'illuminazione cambia radicalmente l'aspetto della miniatura e per realizzarla basta qualche piccolo trucchetto. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Come vedete la miniatura è primerata di nero, il colore che più vi consiglio per realizzare un progetto del genere. Gli spallacci, parzialmente colorati, fanno parte di un altro esperimento, quindi non fateci caso, più avanti li copriremo. Il primer nero serve perché posizionando la miniatura sotto una luce, in questo caso posizionata lateralmente, e scattando una foto da tenere come reference, questo ci permetterà di vedere chiaramente quali zone saranno da illuminare e quali altre invece no. Ovviamente andrà fatto nella corretta posizione anche per il retro della miniatura, che nel mio caso è molto più semplice del davanti. Partiamo quindi con un red ocre da usare leggermente alleggerito con dell'avorio. Lo usiamo come colore di base non per tutto il viso, ma solo per quelle zone che dalla reference appaiono scure, quindi ovviamente il lato sinistro della miniatura e piccole zone semi nascoste come il profilo del cappuccio. Per le zone in luce ho preso un colore come il light skin, adatto alle pelli caucasiche, che ho sporcato appena con il verde per togliere un po' di tendenza rosata. Con questo colore ho colorato le restanti parti del viso, sempre tenendo d'occhio la reference. Riprendendo subito il colore precedente, ho poi sfumato velocemente i due colori nel punto di stacco, con la tecnica del wet blending. Ora che abbiamo una base, creiamo un colore ancora più chiaro, usando appunto light flash unito ad un tono più caldo e chiaro. Con questo intensifichiamo la luce nella parte destra, creando anche delle linee sulla fronte e nei punti luce più decisi. Questi ultimi li possiamo mettere ulteriormente in risalto con una seconda passata. Come fatto prima, ho poi stemperato questo colore della pelle con una punta di verde in quantità maggiore, così da creare una tonalità verdognola adatta a creare una variazione cromatica nella zona delle occhiaie, ma anche come ombra del naso e tra le rughe. Ora facciamo un lavoro opposto nella parte in ombra. Con il red ocre usato all'inizio, scurito con una punta di nero, facciamo un lavoro opposto a quanto fatto prima. Se alla luce abbiamo messo in risalto le zone colpite, nelle ombre andiamo a scurire ancora di più i recessi e le zone nascoste, per dare maggiore volume e profondità. Per creare un buon contrasto tra luce e ombra è essenziale non usare le stesse tonalità da entrambe le parti, o si perderà completamente. Qui ho poi iniziato a dare la base nera per gli occhi, che però non vedremo in questo video. La guida per realizzare quelli che state vedendo in video è uno dei contenuti esclusivi degli abbonati al canale delle live, cosa che si può fare anche gratis con Amazon Prime. Quindi se volete avere accesso a questo e altri contenuti mensili, fateci un pensierino. Ma ora proseguiamo con la barba, partendo da un grigio chiaro. Con quello dipingiamo la metà illuminata e lo scuriamo poi con del nero per la parte in ombra. Anche qui possiamo usare un po' di wet blending per le zone di mezzo. La reference qui ci sarà molto utile per capire quali ciocche illuminare e quali no. Facciamo lo stesso anche per le sopracciglia da fare metà chiare e metà scure. Per ottenere un risultato più movimentato aggiungiamo una punta di beige al grigio di partenza, per farne una variante più calda.
Con questo diamo più luce alle ciocche nella parte più luminosa e di conseguenza anche alle sopracciglia, ma ovviamente senza coprire completamente quanto fatto prima, o se ne perderebbe l'effetto. Il grigio chiaro puro ora ci può servire per intensificare alcune zone, più sottili e definite di quelle segnate prima. Un bel grigio scuro ci sarà utile per scurire le zone più profonde, da non dimenticare per ottenere volume sia intorno alla bocca sia nella parte più scura per i recessi. Con un mix ancora più chiaro di bianco e beige ho illuminato ulteriormente il tutto, così da dare importanza alle zone luminose. Per il cappuccio mi sono un po' sbizzarrita con i colori che avevo a disposizione sulla tavolozza, creando un mix di arancioni, da usare in modo non troppo regolare su tutta la superficie. Non importa quali colori userete, l'importante è creare una scala di colori che stiano bene insieme e che continuino il rapporto tra luce e ombra. Io ho usato arancione da un lato, marrone nel tono intermedio e verde e blu dall'altro. Ho poi creato delle transizioni sovrapponendo i colori in concomitanza delle fibre intrecciate del tessuto. Per la parte in luce le ho evidenziate in modo preciso con il color ocra, continuando verso il retro con una versione più chiara del verde. Per il retro ho poi usato il rosso mattone già usato in precedenza. Per uno stile non realistico come questo non mi piace essere troppo precisa con i colori da usare, ma piuttosto sfruttare i colori già usati per il resto della miniatura e mischiarli tra loro in modo diverso, così da creare dei richiami cromatici e una maggiore armonia tra gli elementi. Ho poi completato il resto, tra i quali anche gli spallacci che ora vedete coperti con un colore di base. Usando lo stesso red ocre ho creato la base per gli elementi in rame della collana. Un colore simile potrebbe essere il Dumbbell Brown di GV. Sarà la base per gli anellini in luce, mentre per quelli in ombra andrà scurito con del nero o un colore scuro. Aggiungiamo delle piccole luci mischiando il red ocre con sempre più bianco, fino a creare un colore sempre più chiaro. Per la pipa ho creato una specie di tabacco ardente, con base molto scura e alcuni punti arancioni da culminare con piccoli accenni gialli. Per il legno della pipa va sempre seguita la stessa logica, ovvero un lato più chiaro con un tono caldo e giallognolo, la zona intermedia con un marrone diverso e caldo e una parte in ombra più neutra e ovviamente scura. Anche per la cotta, neanche a dirlo, ho seguito lo stesso concetto, così come per gli spallacci, per i quali ho usato colori ancora più inusuali, ma che nel complesso ben si armonizzavano con il resto.
Spero quindi che questo video vi sia stato utile come spunto per provare qualcosa di nuovo sulle vostre miniature. A volte basta davvero poco per rendere più interessanti i soggetti e aiutarci con una luce e la reference fotografica è davvero utilissimo per qualunque angolazione. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e un commento. Io vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi!